Benvenuti a Tai Chi, discorsi sul Tai Chi con il maestro Enrico Randi. Grazie Vincenzo e grazie a tutti gli ascoltatori. In questo podcast esploriamo il Tai Chi Chuan e il Qigong in tutta la loro profondità, dalla pratica quotidiana alle radici filosofiche, dalla storia secolare agli aspetti culturali che li rendono unici. Ogni episodio è un viaggio tra parole e movimento, per chi cerca consapevolezza, equilibrio e un contatto autentico con la tradizione. Pronti a scoprire cosa si nasconde dietro al gesto? Iniziamo insieme questo cammino. Ciao Enrico, oggi di cosa affrontiamo? Ciao Vincenzo, andremo a finire di parlare di alcuni dei libri, dei trattati filosofici da cui Chen Wanting ha preso spunto per codificare per codificare il Tai Chi Chuan. Abbiamo già parlato nella puntata precedente della stretta connessione che c'è fra il Tai Chi Chuan e la filosofia daoista. In particolare col libro Tao Te Ching, andando ad analizzare alcuni dei capitoli di questo formidabile trattato filosofico, per vedere quali sono i punti in comune appunto che c'ha con la pratica del Tai Chi, e non è una magia, sono cose che si possono percepire molto, molto fortemente, molto chiaramente durante la pratica, e che si devono percepire nel caso che la pratica sia corretta. Quindi gli altri libri, gli altri trattati filosofici a cui Chen Wanting ci ha ispirato e che ci possono dare un'idea, è una spiegazione di come si svolge la pratica del Tai Chi, sono I Ching. Sicuramente sono I Ching e anche l'arte della guerra di Sun Tzu. Dunque, intanto incominciamo a parlare col parlare del I Ching. I Ching è anche chiamato il classico dei cambiamenti, il libro dei cambiamenti, ed è un libro estremamente particolare. È un libro che è sempre stato e probabilmente sarà sempre uno dei pilastri della cultura cinese, e è un libro che è stato scritto circa 3000 anni fa dal re Wu, a cui è stato dato il titolo di re postumo da suo figlio, dopo andremo a vedere perché, che è morto nel 1046 avanti Cristo. Quindi dobbiamo un attimo pensare a queste date, il 1046 avanti Cristo, cioè quando è stato scritto questo libro, che poi in realtà non è stato proprio veramente scritto, è stata una compilazione, nel senso che questo Wu Zhou non si è inventato da zero quello che ha scritto, non è, come dire, farina del suo sacco, almeno non del tutto, ma ha messo insieme la tradizione orale, che fino a tradizioni che si erano tramandate oralmente, lui le ha scritte su carta, quindi è stato più che altro un'opera di compilazione. Comunque dobbiamo pensare che questa opera di compilazione è stata fatta nel 1046 o nel 1045, è morto nel 1045, quindi è stato fatto prima del 1045 avanti Cristo. Ora, per fare un parallelo, per avere un'idea di questa data, possiamo pensare che Roma è stata fondata nel 750 avanti Cristo, cioè 300 anni dopo in cui è stato scritto I Ching. Cioè Roma è stata fondata, non c'era l'impero romano c'è stato dopo le guerre puniche, che sono del III secolo avanti Cristo, quindi ci sono state 800 anni, l'impero romano ha iniziato a formarsi 800 anni dopo che è stato scritto il libro.
C'erano gli Etruschi, per intenderci. Gli Etruschi erano in fase embrionale anche loro, ancora. diciamo, perché anche la cultura etrusca si è sviluppata dopo, cioè quando Roma è stata fondata, è stata per tanti anni, per molti secoli, per 3 o 4 secoli, era un villaggio di campagna. È stato in quel momento lì che gli Etruschi, il regno etrusco si è sviluppato, per cui nel 1046 a.C. esistevano già, ma erano comunque in fase embrionale. Per esempio Omero molto probabilmente non era ancora nato, quindi stiamo parlando veramente di un tempo in cui qui nelle altre parti del mondo, secondo la storiografia moderna, praticamente non c'era nulla, e invece in Cina c'era già una civiltà talmente avanzata che era già in grado di scrivere dei libri, scrivere dei libri, non solo avevano inventato la scrittura, ma erano in grado di scrivere dei veri e propri libri, e in più avevano dei regni c'era un regno estremamente ricco. Per esempio, adesso qui voglio aprire una parentesi per dire una cosa su questo re Wu. Questo re Wu, questo Wu che ha scritto appunto il libro I Ching, l'ha scritto quando era in carcere. Infatti è stato fatto re, è stato proclamato re da suo figlio postumo dopo la sua morte, e lui praticamente era in carcere perché il sovrano a quell'epoca, quello della dinastia precedente, la dinastia Shang, l'ultimo sovrano della dinastia Shang, era una persona estremamente problematica, a dir poco. Era un sadico alcolizzato che praticamente faceva delle cose, che rasentavano la follia. Una delle cose, per esempio, era che si era fatto costruire una piscina, cioè aveva fatto fare degli scavi di fronte al suo palazzo, aveva costruito praticamente questo lago e lo aveva riempito di alcol. E letteralmente lui si faceva le gite con le sue 300 concubine in canoa su questo lago di alcol per andare a un'isola che era in mezzo al lago, in cui 24 ore su 24, 7 giorni su 7 c'era un albero da cui pendeva carne arrostita. Questo per dirvi il personaggio che aveva incarcerato il nostro Wu. Ed era talmente, era andato talmente oltre, l'umanità, che addirittura lui aveva dato ai suoi generali, c'è stata una volta che aveva dato ai suoi generali come compito, no, per l'indomani, di studiare un metodo di tortura il più possibile efficace, no, in cui la persona potesse soffrire al massimo del massimo, no? E quando i generali sono tornati il giorno dopo, ognuno aveva il suo bel metodo di tortura che si era studiato durante la notte per compiacere il re, eccetera, e il re, per provarlo, lo ha provato su di loro. Quindi per dirti che tipo di personaggio era questo che aveva incarcerato il nostro Wu. E quindi Wu era un suo consigliere, e dopo essersi lamentato di queste, chiamiamole, stravaganze del re, è stato incarcerato. Quindi è stato anche abbastanza fortunato, così, a essere solo incarcerato, ecco. Poteva applicare una delle torture esatto, scoperte. avrebbe potuto fare di ogni. E questo Wu in carcere appunto ha compilato questo libro degli I Ching. Dopodiché, quando ha finito di compilare questo libro, lui è morto. Poi dopo, per continuare la storia di questo re, dell'ultimo re della dinastia Shang, l'ultimo imperatore della dinastia Shang, praticamente dopo c'è stata una rivolta guidata dal figlio di questo Wu che era stato incarcerato. Il figlio ha guidato questa rivolta, in cui un gruppo di poche persone ha attaccato la capitale
nella quale c'era il re con un esercito potente, il quale esercito però non lo ha difeso, anzi gli si è girato contro, perché era appunto per queste sue pazzie che faceva, era odiato da tutti, e quindi l'esercito gli si è girato contro e lui si è impiccato. E lì la dinastia Shang è finita ed è nata la dinastia Zhou, che è durata dal 1046 fino al 256 a.C., cioè 800 anni di dinastia. E il figlio appunto di questo Wu ha fatto capostipite della dinastia, cioè come primo re di questa dinastia, il padre, che però era morto qualche anno prima. Ok, adesso finita la storia. Ho una domanda, ma la capitale non era Pechino ovviamente all'epoca, no? No. Era... La capitale dell'impero cinese è diventata Pechino molto tempo dopo. È diventata Pechino quando hanno costruito la città proibita nel 1420, circa nel XV secolo d.C. Quindi si sta parlando di circa 2500 anni dopo. Quindi questo re Wu, primo re fatto postumo della dinastia Zhou, ha compilato questo I Ching. Quindi, nonostante, la prima cosa che ci tengo a precisare su questo libro filosofico è che molte volte si sente in moltissime situazioni che viene accostato con la filosofia daoista, lo yin e lo yang, I Ching, tutte queste cose qua. Ecco, no. La filosofia daoista deriva dal libro Dao De Jing, che abbiamo spiegato nella puntata precedente, e che è stato scritto 500 anni dopo I Ching. Quindi non può, è anacronistico dire che su questo libro, che nel libro degli I Ching c'entra qualche cosa con la filosofia dello yin e dello yang, cioè proprio no. In più c'è anche da dire che la parola yang nel libro non compare mai, e la parola yin compare una sola volta, ma è scritta con dei radicali diversi che suggerisce un significato diverso. Quindi ci tengo a precisare che questo libro dei I Ching non ha nulla a che vedere con lo yin e lo yang e la filosofia daoista. Quindi detto questo, che cos'è questo libro di I Ching? Questo libro di I Ching è praticamente un libro in cui sono racchiusi 64 insegnamenti fondamentali che coprono, si può dire, tutte le possibilità umane. Questi suggerimenti sono perché sono 64? Perché 64 sono le possibilità che io ho di sistemare, se faccio una linea solida e una linea spezzata e ne metto 6 una sopra l'altra, ho 64 possibilità di fare degli esagrammi, vengono chiamati esagrammi, ho 64 possibilità di fare esagrammi diversi. Quindi a ogni combinazione corrisponde un insegnamento. Questi insegnamenti sono così profondi e così intelligenti e così saggi che praticamente sono stati usati nel passato, sono usati ancora oggi, forse anche quello verranno usati per sempre, come base per la divinazione. Se qualcuno nei commenti è interessato a sapere come si legge il libro dei I Ching per usarlo come fonte per la divinazione, me lo scriva, me lo dica e farò una puntata o qualcosa a riguardo a quello. Adesso non mi starò a dilungare su questo. Quindi, per riassumere in maniera molto diciamo sintetica il libro, mi affido a quello che ha scritto nel suo libro Margaret J. Pearson, nel suo libro The Original I Ching, che praticamente la sintesi è: la persistenza è solitamente, ma non sempre, efficace. Affrontare le sfide da soli a volte è necessario, ma non è mai un punto di forza. L'apparente debolezza può trasformarsi in forza e gli apogei non durano. Cioè, praticamente il concetto è che la spina dorsale del libro è il concetto che nulla è immutabile tranne il cambiamento stesso. Quindi
praticamente per tradurlo nell'unione che c'è fra il Tai Chi e questo libro, è che praticamente bisogna essere sempre pronti a seguire il cambiamento, cioè a cambiare seguendo il cambiamento. Non ci sono metodi di combattimento, diciamo, fissi, posizioni fisse, ortodosse, che quello va in qualsiasi situazione, eccetera, ma bisogna essere sempre pronto ad ascoltare l'altro, l'opponente, e modificare il proprio comportamento in base ai cambiamenti. Questa è l'idea che congiunge l'arte marziale del Tai Chi e i concetti espressi in questo libro. Possiamo dire, infatti, in definitiva, che il combattimento è una questione di cambiamenti. Per esempio, un esempio molto pratico è se tu stai spingendo il tuo avversario e senti che il tuo avversario ti spinge indietro, non devi proseguire aumentando la forza, ma devi tirare. Quindi tu, nella tua testa, vuoi spingere, stai spingendo, ma se senti che l'altro spinge, allora devi essere pronto a cambiare istantaneamente nel tirare. E in questo modo diventi estremamente forte, perché stai usando la sua forza in realtà. E contemporaneamente il tuo avversario, nel momento in cui tu andrai a tirare, lui poi si adatterà, se ha studiato come te. Se ha studiato I Ching, lui si dovrebbe adattare, smettere di spingere e cominciare anche lui a tirare. È tutto un gioco di quello. Chi è più morbido e chi è più capace di ascoltare l'avversario, ascoltare la forza dell'avversario, avrà la possibilità di reagire nella maniera più appropriata e di cambiare il suo comportamento senza doverci pensare, cioè reazioni, quello che io chiamo reazioni spontanee e appropriate. E tornando alla puntata precedente, diventare acqua, quindi come l'acqua. Esatto, diventare sono cose estremamente collegate, nonostante, come dicevo prima, non c'è nessun collegamento fra il Daoismo e I Ching. Comunque ci sono questi, diciamo, cose che ricorrenti nella cultura, ecco, sono parti della cultura e sono ricorrenti. È come l'acqua che è disposta sempre a cambiare, cambiando forma, per esempio, del contenitore. Ecco, quindi probabilmente l'insegnamento principale che Chen Wanting ha incorporato nella pratica, nell'allenamento, nei metodi di combattimento del Tai Chi è appunto questo, cioè cambiare seguendo il cambiamento. Come dicevo, questo libro è un libro tremendo e quindi ci potrebbe stare a parlare delle ore. Io al momento mi fermo qui, però come dicevo, se qualcuno vuole degli approfondimenti me lo dica, me lo faccia sapere nei commenti e farò qualcosa a riguardo. Negli ultimi minuti che ci abbiamo per di questa puntata andrei a parlare di un altro libro che anche questo è un libro fondamentale, diciamo, nella storia, direi, dell'umanità, che è L'arte della guerra di Sun Tzu. L'arte della guerra, anche quello è stato scritto nel VI secolo a.C. da questo generale di nome Sun Tzu, e racchiude praticamente la quintessenza della risoluzione dei conflitti. Lui parla della guerra in questo libro, però noi, se cambiamo la parola, quando leggiamo combattimento invece di guerra, e noi al posto del generale e il nostro opponente al posto del nemico, possiamo trovare dei suggerimenti veramente molto importanti sulle regole di ingaggio e sul modo di combattere. Non solo, anche sul modo di affrontare qualsiasi conflitto, eventualmente con mogli, amici, parenti, eccetera. La soluzione di qualsiasi tipo di conflitto.
Allora, procederò così, estraggo dal mio libro alcune parti che ho citato e faccio una breve spiegazione. Ovviamente non andrò a parlare di tutto il libro, perché anche quello io consiglio di leggerlo, e qui adesso non è il momento per leggere tutto il libro. Andrò a prendere alcune citazioni e fare alcune spiegazioni. Dunque, la prima citazione è questa: capitolo 1 dell'arte della guerra di Sun Tzu, preparare i piani, si intitola il capitolo. È così: tutta la guerra è basata sull'inganno, quindi quando siamo in grado di attaccare dobbiamo sembrare incapaci, quando usiamo le nostre forze dobbiamo sembrare inattivi, quando siamo vicini dobbiamo far credere al nemico che siamo lontani, quando siamo lontani dobbiamo fargli credere che siamo vicini. Ecco, questo è praticamente il modo di combattere, il modo di risolvere, diciamo, di ingannare il nemico. Ecco, tutte le guerre della storia sono sempre state basate sull'effetto sorpresa, sull'intelligence di sapere il nemico cosa farà, eccetera, da dei vantaggi incredibili. E quindi ingannare, diciamo, in qualche modo l'avversario è la base per il successo. Questo non solo nelle guerre, ma anche nei combattimenti. Cioè, per esempio nel Tai Chi, quando pratico le forme ad alto livello, tutte le volte, se mi voglio spostare a sinistra, prima devo fare un leggero movimento verso destra, e viceversa, destra e sinistra, su e giù. Quindi devo sempre, diciamo, pormi il problema di essere imprevedibile, e cioè di ingannare l'avversario. Un'altra cosa che qui vorrei citare, per esempio il capitolo 3, l'arte della guerra di Sun Tzu, strategie di attacco, dice: nell'arte pratica della guerra la cosa migliore di tutte è prendere il paese del nemico intero e intatto. Frantumarlo e distruggerlo non è così buono e rappresenta solo l'ultima opzione. Questo è un invito a evitare lo scontro fino al massimo possibile, cioè risolvere i conflitti senza arrivare allo scontro, perché lo scontro distrugge. E quindi anche tu, quando vinci, se vinci una cosa, se conquisti un paese distrutto, te ne fai poco. E quindi se invece tu lo riuscissi a prendere senza bisogno di combattere, sarebbe molto meglio anche per te. Quindi la prima opzione, la prima, diciamo, dote di un grande generale è quello di vincere la guerra senza combattere. E è un'esortazione, per esempio, al guerriero Tai Chi, guerriero inteso nel senso che abbiamo specificato nelle puntate precedenti, a cercare di risolvere i conflitti senza combattere, di cercare fino all'ultimo di non fare nessun combattimento, di evitare lo scontro fino all'ultimo modo possibile. Ce ne sono altri qui che ho citato nel mio libro, ma adesso per brevità, diciamo così, ne salterò qualcuno. E però questo lo voglio citare, perché questo è, secondo me, veramente un capolavoro di tutte le epoche, per capire il nemico l'avversario che cosa sta facendo, perché come noi cerchiamo di ingannare lui, come abbiamo detto prima, anche lui cerca di ingannare noi. Quindi la nostra capacità di leggere le sue azioni e di capire cosa sta facendo è in realtà molto importante. Quindi, capitolo 9, l'arte della guerra, l'esercito in marcia. Parole umili e preparativi accresciuti sono segni che il nemico sta per avanzare. Il linguaggio violento e la spinta in avanti come per attaccare sono segni che si ritirerà. Le proposte di pace non accompagnate da un patto giurato indicano un complotto. Ce ne sono degli altri di capitoli in cui Sun Tzu ci spiega come leggere, diciamo, questi segni che il nemico ci dà involontariamente, ma questo secondo me è veramente, cioè, molto chiaro e veramente molto, molto intelligente. E come dicevo prima, è importante sapere leggere i segni che il nemico ci dà involontariamente, perché così diminuiamo la nostra possibilità di essere colti impreparati.
L'ultimo che volevo andare a citare qui tratto appunto dal mio libro, è il capitolo 11 dell'arte della guerra di Sun Tzu, che si intitola Le 9 situazioni, in cui c'è scritto: l'abile stratega può essere paragonato allo Xuan Qian. Ora, lo Xuan Qian è un serpente che si trova nelle montagne di Chang'an. Colpiscilo alla testa e sarai attaccato dalla sua coda. Colpiscilo alla sua coda e sarai attaccato dalla sua testa. Colpisci al centro e verrai attaccato sia dalla testa che dalla coda. Questo è un modo perfetto, che non credo che nessuno possa fare di meglio, per descrivere come deve essere un corpo Tai Chi rilassato. Il principio della rilassatezza è proprio questo, cioè se tu colpisci nel centro viene attaccato dalla testa e dalla coda, se tu colpisci dalla testa viene attaccato dalla coda, se colpisci la coda viene attaccato dalla testa. Cioè un corpo rilassato reagisce agli stimoli in maniera spontanea e in maniera diciamo, c'è sempre un modo per reagire allo stimolo. Un corpo rigido invece si spezza, invece un corpo rilassato no. Quindi questo è un modo per descrivere il principio fondamentale del Tai Chi, che andremo a parlare nelle prossime puntate, che è quello della rilassatezza, è il primus inter pares dei principi fondamentali del Tai Chi. È un modo per descrivere il corpo come deve essere, è un modo secondo me perfetto per descrivere il rilassamento, per descrivere come deve essere un corpo di Tai Chi, rilassamento Tai Chi. Direi che ho chiuso per il momento l'analisi di questi libri, nonostante ce ne fosse un altro, che è quello di Sun Bin, che è uno della famiglia sempre di Sun Tzu, della generazione successiva, che è vissuto circa 100 anni dopo. Anche lui era un capo di un esercito e ha vinto tante battaglie. Ha scritto anche lui un libro che si chiama Metodi militari di Sun Bin, in cui nel mio libro ho analizzato anche quello, ma adesso qui non diciamo così che lo terremo eventualmente, se qualcuno vuole, se qualcuno chiede nei commenti, lo terrò per un approfondimento successivo, perché fondamentalmente i concetti sono più o meno gli stessi di quelli scritti nel libro di Sun Tzu, che era il suo progenitore, ecco. Chiaro? Ottimo. Ok, quindi per oggi abbiamo finito. Rimanete con noi per le prossime puntate. Ciao a tutti.